In un periodo come questo, dove tutta l'attenzione è focalizzata su Zelda Tears of the Kingdom, è passato in secondo piano, anzi qui da noi in Europa direi pure in terzo piano, il rilascio di uno dei titoli a mio parere più interessanti del 2023. Stiamo parlando di Atelier Ryza 3, l'ultimo capitolo della trilogia della celebre alchimista. Per chi non conoscesse la produzione, essa è una serie sviluppata da Gast, che sarebbe una frazione di Koei Tecmo, che è una mega azienda che ha una miriade di divisioni, come ad esempio quella di Team Ninja, che ha sviluppato titoli come Dead or Alive o addirittura Ninja Gaiden. Un'altra divisione è Omega Force, che sicuramente conoscete perché ha sviluppato la serie di Dynasty Warriors, ma anche quella dei Warriors di Fire Emblem, ad esempio, con Fire Emblem Warriors e Fire Emblem Three Hopes, ma anche quella di The Legend of Zelda. Quindi Omega Force è principalmente basata sul genere Musu. In questo video ad ogni modo vi andrò a recensire questo titolo quasi sconosciuto qui da noi e mostrarvi una panoramica del suo curatissimo combat system. Come al solito, prima di iniziare vi invito, se volete supportarmi, a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, iniziamo da che cos'è Atelier Ryza 3 e più in generale la serie Atelier. Rispondere a questa domanda è molto difficile, sarebbe più facile rispondere a cosa non è la serie Atelier, perché in particolare con questo terzo ed ultimo capitolo della trilogia è passata ad assorbire praticamente ogni genere ed è praticamente tutto. Atelier Ryza 3 è un open world, è un JRPG, è un crafting game, sotto alcuni punti di vista può essere considerato anche un farming game perché sarà possibile sintetizzare dei semi che poi dovremo piantare per ottenere materiali. Quindi è più facile rispondere alla domanda cosa non è Atelier Ryza 3. Innanzitutto non è il classico gioco d'esplorazione. Infatti si discosta dall'impostazione classica di questi giochi che si possono riassumere nella seguente frase, ossia viaggiare da un punto A fino ad arrivare ad un punto B uccidendo tutti i nemici che si frappongono nel mezzo. Atelier Ryza rivoluziona tutta questa impostazione dei videogiochi d'avventura o d'esplorazione così come li abbiamo conosciuti, oltre ad offrire dei vastissimi paesaggi che possiamo esplorare a nostro piacimento, potremo praticamente interagire con ogni elemento ambientale. Come vedete adesso sono vicino a questa pietra e posso colpirla in vari modi, tramite varie armi, tenendo premuto il tasto L. Mi compare un menu che mi fa vedere le 5 armi che avrete precedentemente sintetizzato. Dopo passeremo nel successivo capitolo a vedere come sintetizzare vari oggetti e varie armi nel vostro atelier. Ad ogni modo, una volta sintetizzate le armi, potrete scegliere quale utilizzare tramite un menu molto semplice e rapido da utilizzare. Ad esempio, adesso scelgo di utilizzare la staffa classica ed ottengo una determinata tipologia di materiale che potete vedere in basso a sinistra. Utilizzando una qualsiasi altra arma cambierà il materiale raccolto. Potete vedere i vari materiali che si possono ottenere nell'interfaccia a schermo. Ad esempio qui potete vedere quella che sembrerebbe essere una cavalletta che si ottiene colpendo questo barile con la staffa. Come faccio a saperlo? Vedete l'icona della staffa in alto a quel rombo. Invece, se cambio lo strumento, ad esempio utilizzando questo, vedete che compare una X rossa. Significa che questo determinato strumento non può essere utilizzato su questo oggetto. E già da qui comprendete la complessità di questo crafting system, ossia non sarà possibile interagire casualmente con ogni elemento ambientale, ma bisognerà prestare attenzione a che attrezzatura utilizzare nell'interazione con ciascun oggetto. Ad esempio, su questa pietra particolare posso utilizzare due strumenti. Primo è la staffa ed ottengo, come vedete a schermo, quel materiale blu a sinistra.
Invece, se lo colpisco con l'ascia, otterrò tutto un altro materiale che è quello che vedete a schermo sempre a sinistra. Rispondiamo adesso alla domanda cruciale: a cosa servono tutti questi materiali che si raccoglieranno? Ebbene, questo è collegato col discorso che ho fatto ad inizio video, vale a dire Atelier Ryza rivoluziona l'intero mondo dei videogiochi così come l'abbiamo riconosciuto. Esso nelle varie recensioni è catalogato come un JRPG, ma si discosta totalmente da esso e per vari motivi. Noi negli RPG classici siamo abituati a fare sostanzialmente una cosa, ossia sconfiggere ripetutamente i nemici che vediamo a schermo al fine di ottenere denaro, al fine di spendere questo denaro nei negozi, al fine di ottenere armature sempre più potenti in modo da sconfiggere i vari boss in un attimo. Su Atelier, e in particolare Atelier Ryza, tutto questo non esiste. Non potrete comprare armi già pronte e preparate che fanno tutto il vostro lavoro e sconfiggere i boss praticamente senza difficoltà. Anzi, dovrete voi stessi fabbricare le armi e come approfondirò in un successivo video perché il crafting system di questo gioco è una roba totalmente insana, fare questo è tutt'altro che facile e quindi richiederà tutta la vostra abilità nel raccogliere materiali con elevati tratti caratteristici che si sintetizzano in una maggior qualità nella sintesi del prodotto finale e solamente quando sarete abbastanza bravi da produrre attrezzatura molto potente sarete in grado di sconfiggere i nemici. Già da questa spiegazione molto basilare capite benissimo quanto sia differente da ogni JRPG esistente. Passando al comparto visivo, ho trovato la grafica eccezionale. Ok, la grafica forse non farà urlare al miracolo, non siamo ai livelli di Breath of the Wild, ma d'altro canto trovo inutile fare lo stesso paragone dal momento che esso è stato sviluppato da Monolith Soft, che è praticamente la miglior software house in assoluto, con gli artisti più talentuosi di sempre. Però c'è anche da dire che la grafica rimane ancora migliore dei giochi più venduti per Nintendo Switch. E sì, sto parlando di tutta la serie Pokémon, a partire da Spada e Scudo, passando per Legend Arceus, fino ad arrivare al recentissimo disastro di Scarlatto e Violetto. Bene, per il gioco in generale penso di avervi detto tutto, adesso vi andrò a mostrare il combat system, che è quasi alla pari del suo crafting system, ossia molto articolato e al contempo accurato. Una cosa che ho apprezzato di questo gioco è la totale assenza delle animazioni di transizione tra il mondo esterno e la battaglia stessa. Come potete vedere, appena entrerò in contatto con il nemico, la battaglia partirà istantaneamente e per me questo è uno dei più grandi pregi del gioco. Guardate. L'animazione è totalmente nulla e questo è fantastico. Bene, allora innanzitutto premendo il tasto più si metterà in pausa la battaglia e si potranno analizzare non solo le statistiche del nostro gruppo, ma anche di quelle dei nemici, premendo il tasto X. In questo caso particolare non c'è nulla di interessante da vedere perché i nemici non hanno applicato nessun debuff che compariranno nella schermata in basso e al contempo io non ho applicato nessun buff, quindi non c'è nulla di particolare importante da vedere. Come funziona il gioco? Non è un RPG a turni classico, ma è un combattimento a tempo reale, quindi è un ibrido tra il classico sistema a turni e un action game. Se guardate in basso a destra comparirà un cerchio e quello quando si riempirà significa che sarà il mio turno. Provate a guardare. Adesso il cerchio è completamente riempito di blu, il che significa che è il mio turno. Come si fa ad attaccare? Premendo il tasto A. Se lo premete col giusto tempismo potrete attaccare fino a 3 volte consecutive. Adesso il cerchio si è svuotato, si è riempito di nuovo e continua ad attaccare. Il cerchio si svuota fino a che si riempie. Ma il gioco non consiste solo in questo, infatti voi potrete utilizzare pure delle skills che si ottengono tenendo premuto il tasto R. Come vedete l'interfaccia è cambiata, attualmente ne posso utilizzare fino a 3 con X, che sarebbe questa,
con Y o con A. Adesso devo attendere che il cerchio si riempa. Una volta pieno posso utilizzare di nuovo le tecniche, questa volta con il tasto Y. Una nota di merito è che ogni tecnica avrà delle determinate caratteristiche che purtroppo durante la battaglia non potete vedere, ma nel menu di pausa che si ottiene mettendo in pausa il gioco nel mondo di gioco. Tra l'altro, come vi avevo detto, non solo sono assenti le animazioni quando entrate in battaglia, ma anche le animazioni quando uscite dalla battaglia. Il passaggio è stato pressoché istantaneo. Vi dovevo far vedere le varie skill. Il menu si apre con X, ci sono varie voci, iniziando dalla prima che vi farà vedere tutti gli elementi raccolti che sono fondamentali per poi, come vedremo quando dovremo sintetizzare i vari oggetti. Le quest che sarebbero le varie missioni che dovrete affrontare nel corso del gioco. Skill tree molto interessante perché tramite determinati punti abilità potremo sbloccare varie skill che saranno utili in combattimento, durante la sintesi, quindi realizzando vari oggetti, ma anche nel mondo di gioco, come ad esempio uno che è questo, che permette di incrementare la quantità di oggetti raccolti e questo è molto interessante soprattutto considerando che il crafting è la base del gioco praticamente. Successivamente abbiamo la preparazione alla battaglia, nella quale potremo vedere le varie statistiche dei personaggi e qui ci sono le skill di cui vi parlavo prima, ossia quella da utilizzare con Y, X ed A. E come potete leggere in basso a sinistra, ognuna avrà delle caratteristiche uniche, a partire da questa che oltre ad infliggere un danno fisico non fa niente in particolare, fino ad arrivare ad altre più interessanti. Ad esempio questa che va utilizzata con il tasto A, che infligge danno magico basato sul ghiaccio a tutti i nemici e non ad uno in particolare. E questo perché è importante? Perché se andiamo in una battaglia, adesso provo ad affrontare questo nemico, ogni nemico a schermo, premendo il tasto più lo potrete analizzare le varie statistiche, avrà delle debolezze e delle resistenze che potete vedere in basso a sinistra. Ad esempio questo ha come debolezza il fuoco e come resistenza l'elettricità. In totale ci sono 4 elementi e voi vi chiederete come utilizzare un particolare elemento. Si possono utilizzare in due modi. Il primo è tramite determinate skill, come quella utilizzando il tasto A, che appartengono ad una determinata categoria elementale. Ad esempio, quella che abbiamo visto prima apparteneva alla categoria del ghiaccio. Il secondo modo, e questo si riconduce al crafting system, è sintetizzare oggetti che abbiano determinate caratteristiche elementali. Ad esempio, contro questo nemico potrei utilizzare una bomba basata sull'elemento fuoco per infliggere più danno. Altre cose interessanti dalla battaglia, c'è una meccanica che adoro e che è ripresa da Mario e Luigi, la possibilità di parare. Adesso se il nemico mi attaccherà, premendo il tasto X potrò parare l'attacco. Un'altra cosa da dire è che premendo il tasto Y entrerà in gioco la chiave del combat system stesso, ossia l'utilizzo degli oggetti che voi avete precedentemente prefabbricato. Ad esempio, questi 4 che vedete a schermo sono oggetti che ho creato nell'atelier. La bomba in particolare serve per attaccare e questo serve per curarmi. A destra c'è la scritta CC, come si ottengono semplicemente utilizzando le skill durante la battaglia. Adesso ne ho 0. E adesso vi farò vedere che utilizzando le skill i CC aumentano. Adesso sta a 1, adesso a 2, a 3 e quindi potrò utilizzare adesso il biscotto per curarmi, ad esempio, perché ho soddisfatto le sufficienti condizioni. Seleziono il biscotto, seleziono me stesso, ok, e adesso potrò curarmi. Adesso vorrei farvi vedere la parata se il nemico mi attacca. Ecco, ho parato ed ho guadagnato AP. Parando al momento giusto guadagnerete una quantità maggiore di AP e quindi oltre a ridurre il danno potete ottenere punti abilità da usare contro il nemico stesso. Ma non è finita qui, il combat system è molto più complesso di questo. Adesso vi farò vedere la caratteristica principale introdotta in questo terzo episodio, ma non prima di aver curato tutti i miei personaggi, entrando in questa voce del menu, selezionando il biscotto per curarmi e curando tutti i personaggi.
La caratteristica principale di cui vi parlavo è la creazione delle chiavi. Le chiavi danno vari effetti non solo durante la battaglia, ma praticamente in ogni aspetto del gioco, quindi durante la sintesi degli oggetti, serviranno per aprire determinati percorsi, serviranno ad una miriade di cose. In particolar modo, come fare ad utilizzarle in battaglia? Dovrete soddisfare una determinata condizione, ovvero ridurre gli HP. Adesso ho parato, come vedete. Se tenete premuto il tasto X, lo svantaggio è che il cerchio non si riempirà, quindi vi consiglio di effettuarlo sempre al momento opportuno. Adesso ho fatto la parata perfetta, infatti ho guadagnato AP. E come vi dicevo, la prima cosa da effettuare è ridurre gli HP del nemico al di sotto dell'80%. Una volta fatto questo dovrete premere il tasto Y. Adesso paro. Ok, ho missato la schivata. Come vi mostravo, con L potrete creare le chiavi. Adesso vedete un segnale rosso perché ancora non sono scesi gli HP del nemico al di sotto dell'80%. Provo ad effettuare altri attacchi. Adesso mi sembra proprio di sì. E quindi una volta che il cerchio in basso a destra sarà pieno, potrò utilizzare il tasto Y, premere il tasto L e poter creare una chiave che conferirà vari effetti durante la battaglia. Ora lo svantaggio è che non avrà una percentuale di successo del 100% questa azione, ma quella che vedete a schermo a sinistra, ossia del 50%. Quindi non sempre conviene utilizzarlo. Ad esempio, in questo preciso momento abbiamo fallito nella realizzazione, ma è del tutto normale perché è un'azione basata sulla probabilità. Ok, vi mostro in quest'altra battaglia la creazione delle chiavi. Premo il tasto L, premo il tasto A ed avrò generato una chiave. A cosa serve questa? Come potete leggere in basso a destra ci avrà determinati effetti buff. In questo caso la caratteristica sarà una cura nel tempo che avrò su me stesso. E come si fa ad utilizzare una chiave? Semplicemente premete il tasto Y ed il tasto R, della sezione Key Modification. Si preme il tasto R e si sceglie una delle chiavi che avremo precedentemente creato nel corso della battaglia. Come detto, questa è solo una parte dell'enorme sistema di combattimento che è insano praticamente di questo gioco. Adesso ho utilizzato la bomba per far fuori i nemici, data la sua elevata qualità durante la sintesi avrà una potenza d'attacco enorme. Ho applicato l'effetto break sul nemico, che significa che il nemico sarà stordito e tutti gli attacchi che effettuerete dentro quel range di tempo saranno colpi critici, quindi è il momento ideale per sferrare tutti gli attacchi di tutto il gruppo su di lui. L'ultima cosa da aggiungere è che premendo il tasto L potrete passare ai due personaggi di scorta da selezionare con i vari tasti. In questo caso ne ho due e posso selezionare con Y o con A. Selezionando boss con Y effettuerà un attacco quando entrerà in campo. Ed inoltre posso utilizzare anche concatenandole delle skill che avrà lui stesso. Bene, per questo video introduttivo di Atelier Ryza 3, che per me è uno dei titoli, se non il gioco più interessante del 2023, tanto meraviglioso quanto rivoluzionario, era tutto. Farò in un video dedicato un'analisi approfondita sul suo crafting system, che è la cosa più complessa che abbia mai visto nell'intero mondo dei videogiochi. Io vi ricordo che per non perdervi le ultime novità sul mondo Nintendo in generale potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione e nel primo commento. Per oggi era tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!